Ciao a tutti amici, benvenuti. Questo è il Viscount Legend 70, qualcuno di voi già lo conosce, qualcuno probabilmente ce l'ha anche, quindi questa sarà una buona notizia, nel senso che abbiamo così sviluppato un arricchimento, un'espansione da vari punti di vista. Migliorare la macchina e farla diventare ancora più performante. Chiaramente dal punto di vista del pianoforte vi ho fatto questa piccola introduzione. Perché? Perché ci sono delle grosse novità. C'è questa riproduzione, questa simulazione della tavola armonica che comprende varie cose che sono decisamente importanti e che a breve vi farò vedere più da vicino, anche facendovi vedere cosa succede usando l'editor. Dall'altro punto di vista abbiamo un arricchimento, diciamo, della sound collection. Abbiamo pensato a quali fossero così le mancanze, tra virgolette, ma questa è una cosa che sto facendo con questa enfasi perché ho partecipato, diciamo, ho collaborato personalmente in fase di sviluppo e campionando forme d'onda da strumenti analogici e poi sviluppando i suoni dalla base, cioè partendo proprio dalle forme d'onda. Quindi questa cosa qui di fare i suoni da zero per me è stata una grande soddisfazione, insieme a chi mi ha permesso di farlo e anche a chi mi ha aiutato, insomma, a imparare, no? A farlo. Io ho pensato a quale fosse fondamentalmente la cosa più importante per alcuni suoni dentro la sound collection. Nel senso che alcuni avevano, come nel caso del Wurlitzer per esempio, un rapporto con il tasto un po' duro, un po' immediato. Invece siamo riusciti in qualche modo a dare una sorta di morbidezza anche al tocco, che per un pianista o comunque per chi suona strumenti anche vintage così è fondamentale. Questa è una parte, ci sono tanti suoni che abbiamo messo, tra cui degli strings ibridi, con all'interno anche della sintesi. Per i polifonici anche questi brass synth arrivano da uno strumento analogico campionato nota per nota. La parte più ricca, diciamo, di questa novità sono i lead, nel senso che non c'erano suoni monofonici e invece così ne abbiamo sviluppati un po'. Qui devo ringraziare chiaramente i ragazzi del laboratorio, abbiamo collaborato tantissimo per svilupparli insieme e ci siamo anche divertiti molto. Questo vale per tutti i suoni, chiaramente. Saluto Riccardo, saluto Luca, saluto Elia, saluto tutti, Sergio, tutti quanti perché è importante. Questo è un suono in particolare che ho costruito usando vari campionamenti, è un suono che io ho sempre cercato di fare con tutte le tastiere, adesso ce l'ho dentro qua che insomma è pronto da usare. Qui, insomma, avete capito? E poi ho pensato anche a un po' di omaggi a personaggi, diciamo, di spicco di questo mondo delle tastiere, quelli che sono riusciti con un suono, come dire, a dare la loro impronta, no? Attraverso i sintetizzatori, ad avere un suono personale, una voce, no? E
proprio pensando a questo, ho anche cercato di metterli in un contesto, quindi avrete delle patch dove ci sono queste opportunità. Tutte queste patch sono pensate per usare un pedale di espressione, ma non è obbligatorio, potete dosare come volete. Con un pedale di espressione avete queste opportunità. Sono già fatti in modo che voi possiate da questa parte mantenere il suono e qui gestire un suono monofonico. Questo è il Wurlitzer di cui vi parlavo, quello dinamico, secondo me molto piacevole da suonare, di questo sono particolarmente, come dire, orgoglioso. Abbiamo sviluppato questi synth bass nuovi, oltre a quelli che c'erano, che sono quello classico di X per intenderci, col quale ho fatto questa patch che insomma aiuta un po' a capirne il senso. Per quello che riguarda gli organi, invece, il pensiero è stato questo: cercare di creare una condizione che permettesse, vagamente chiaramente, di ridurre a 3 sezioni i drawbars e creare l'opportunità di utilizzarli per dosarli e per farsi così il proprio suono, senza arrivare chiaramente alla perfezione dello strumento reale, ma a qualcosa che si possa avvicinare. Tra l'altro, cosa importante, è in fase di sviluppo anche un miglioramento ragguardevole, diciamo, della simulazione di Rotary. Ciao a tutti amici, scusate l'intrusione, era per dirvi che in realtà siamo riusciti a inserire già in questa release questo nuovo Rotary. Volevo dirvelo perché ci ho lavorato personalmente insieme ad Elia e al laboratorio, ringrazio tutti. Quello che vedrete da ora in poi vale dal punto di vista delle funzioni, ma il Rotary è rinnovato. Ciao ciao!
A proposito dei controlli ad hoc, abbiamo anche qui la quantità di percussione, per esempio. E poi possiamo far diventare questa cosa però ci siamo capiti, insomma è un buon modo per avere a disposizione appunto cose tipo questo combo. Inoltre, come potete vedere nell'editor, si sono aggiunti altri due parametri, parametro 4 e parametro 5, che sono stati scelti ad hoc per ogni suono. Quindi nel caso dei sintetizzatori, oltre al cutoff, la resonance e il portamento time, si sono aggiunti l'attacco e la release. Questo per tutti i sintetizzatori. Nel caso per esempio di questo organo, oltre ad avere i tre gruppi di drawbars di cui vi parlavo, abbiamo anche questo low gain e high gain che può aiutarci insomma a così gestire un minimo l'equalizzazione del suono. Chiaramente questi valori sono disponibili anche qui nell'editing a pannello nel menu. Altra novità è il ring mod come effetto aggiunto. E poi mi ero accorto che il clock interno perdeva leggermente il tempo sullo step sequencer, per esempio. Adesso è stato regolato perfettamente. Insomma, tutte queste piccole cose che sono state aggiunte e migliorate. Ora il piatto forte è quello del pianoforte, diciamo, con la tavola armonica. Allora, qui c'è da fare un discorso un po' più complesso. Se andiamo nella pagina del timbro dell'acoustic piano, abbiamo gli stessi valori che avevamo prima, le stesse possibilità che avevamo, in più qui c'è resonance. Questa resonance è abbastanza complessa, nel senso che riproduce vari aspetti della tavola armonica, nel senso che la damper resonance e la string resonance probabilmente tutti quanti le conoscete, nel senso che sono già riprodotte in alcuni strumenti. In questo caso per esempio la possiamo dosare da questo che a mio parere è sentite, sto usando il pedale, è così un rapporto naturale con la damper resonance fino a questo estremo che è più 5, chiaramente come vedete, fino a toglierla, nel senso che così non esiste. Ora tutti sono a 0, siamo in un equilibrio. Ad esempio per quello che riguarda la string resonance, scusate, io posso avere questo tipo di risposta, ma volendo posso anche esagerare e avere questo tipo di... Ma insomma, queste sono scelte che si fanno per avere un suono di piano così che possa piacervi o meno. Ecco, poi abbiamo la duplex scale. Questa qui è una cosa un po' più complessa che fu introdotta da Steinway e poi brevettata, poi è scaduto il brevetto, insomma è una storia lunga, ma in realtà praticamente lascia libere parti delle corde dello strumento di modo che risuonino anche quando le corde vengono fermate. Questa cosa, come le altre, è chiaramente dosabile, quindi però partecipa al suono in qualche modo rendendolo ancora più verosimile, realistico. La stessa cosa, la soundboard size invece tenta di ingrandire o rendere più piccola la tavola armonica, quindi in quel caso abbiamo così un rapporto più stretto, così si allarga un po', in particolare in basso. Invece l'absorption, che faccio fatica a dire, è un altro tipo di discorso. È quanto il legno possa assorbire gli acuti che vengono rilasciati spontaneamente dalle corde. Questo è quello che mi sembra di aver capito. Però
Chiaramente poi ci sarà una scheda allegata con tutte le cose spiegate ancora meglio di così. Io adesso passo da quello che avete sentito essere, secondo me, così, uno strumento ragionevole a questa... Sentite? Che risuona tutto. Poi posso tornare un pochino a una cosa più naturale e il risultato è quello che personalmente ritengo più verosimile. Il suono è influenzato da queste scelte, ma in modo così ragionevole, è una media. Poi chiaramente ognuno si può divertire a fare quello che gli pare, tipo questa cosa di assorbire gli acuti che rimangono per certi versi molto simile a quello che succede a certi pianoforti, no? Quindi insomma è una scelta, un'opportunità in più, e io vi garantisco, e questa è una cosa che ho vissuto personalmente negli ultimi giorni, mentre stavamo finendo di sviluppare, qui devo salutare Elia e Luca che hanno sviluppato questa parte che è molto complessa. Io ho provato a registrare su un brano questo tipo di pianoforte, utilizzandolo così come lo sto utilizzando. In fase di diciamo realizzazione del brano e quindi di mix e quindi anche di risposta, che ne so, a un plugin messo sopra al pianoforte, registrato in audio come faccio sempre io, rendevano comunque, per esempio, il piano compresso con queste cose, prendeva una piega molto naturale, molto vera, quindi sinceramente io penso che questo tipo di lavoro dia proprio, faccia fare una spanna avanti a questi suoni di pianoforte, almeno questa è la mia... E poi lo sentite, insomma, se vi piace.